Per preparare una torta di compleanno decorata con semplicità, parti con l'impasto versando in una ciotola capiente 50 ml di acqua bollente e 30 g di cacao amaro. Mescola bene fino a quando otterrai una pasta di cacao omogenea. A questo punto aggiungi della vanillina, poi versa a filo 120 ml di latte fresco e 120 ml di olio di semi. Quindi versa in un'altra ciotola 200 g di albume e montali ad alta velocità con un quarto di cucchiaino di sale. Quando gli albumi saranno già spumosi, versa a pioggia 220 g di zucchero semolato e continua a frullare fino a quando avrai ottenuto un composto ben fermo. Quindi aggiungi 5 tuorli e frulla brevemente. Torna al primo composto e incorpora 300 g di farina e 15 g di lievito per dolci setacciati. Quindi incorpora le uova montate amalgamandole in 3 riprese. Versa subito l'impasto in uno stampo rettangolare 20x30, imburrato e con il fondo rivestito con carta da forno. Forna subito in forno preriscaldato a 175 gradi centigradi per circa 55 minuti, verificando la cottura con uno stecchino. A questo punto frulla a medio-alta velocità 500 ml di panna fresca, fino a quando la panna sarà semimontata.
Sciogli al microonde o a bagnomaria 180 g di cioccolato fondente e lascia da parte i contenitori di panna e cioccolato. Quindi versa in una ciotola capiente 250 g di formaggio spalmabile, 100 g di zucchero semolato e 5 ml di aroma di vaniglia. Frulla fino ad ottenere una crema omogenea. E quindi aggiungi il cioccolato fuso e incorpora delicatamente la panna semimontata. Procedi quindi ad assemblare la torta. Prima taglia la base al cacao in 2 strati. Quindi spalma sul primo uno strato generoso di marmellata a tuo piacere. Noi ad esempio abbiamo usato quella di lamponi. Usa l'anello regolabile per contenere la mousse e rendere stabile la torta durante il riposo in frigorifero. Vado? Quindi versa e livella la mousse al cioccolato, lasciandone da parte una piccola quantità. Copri con il secondo strato di torta al cacao e lascia riposare in frigorifero tutta la notte, coprendo con pellicola trasparente o un contenitore. Il giorno seguente rimuovi la pellicola e lo stampo regolabile. Poi stendi uno strato sottile di mousse sulla superficie della torta per isolarla dal rivestimento che dovrai applicare. Quindi monta 750 ml di panna vegetale e rivesti tutta la torta, facendo attenzione ad ottenere una superficie liscia e livellata nei punti in cui le decorazioni non copriranno il rivestimento. Quindi usa un beccuccio a stella per rivestire tutti i lati della torta con un motivo a zig-zag. A questo punto colora la panna montata con colorante gel concentrato, fino ad ottenere la tonalità desiderata e suddividendo la panna in più porzioni a seconda dei colori che vuoi utilizzare.
In descrizione trovi tutte le informazioni sugli accessori che abbiamo usato nel video. Con questi beccucci potrai creare dei fiori spettacolari in modo semplice e rapido. Quindi con lo stesso beccuccio usato in precedenza, crea un bordo lungo tutta la torta. Aggiungi altri fiori . Rifiniscili con della panna gialla applicata con una sacca poche senza beccuccio . E quindi aggiungi delle foglie. Per terminare, se non hai spazio o non vuoi inserire una scritta, puoi guarnire con perline edibili. Consuma entro qualche giorno conservando la torta a 4 gradi centigradi. Guarda il prossimo video e iscriviti al canale.